è giunta l'ora. Volevo cominciare in maniera un po', come dire, melodrammatica, perché ultimamente sto sbagliando a guardare telecamera, guardo lì, guardo qui, guardo lì, guardo qui, sto pensando molto al tempo, a come investirlo, sarà la vecchiaia, saranno tante cose. Mo guardando l'orologio che mi dava fastidio mentre registravo, me lo stavo togliendo, e quindi se non sai dove sei capitata, perché ti sei trovata di passaggio su questo canale YouTube, io sono Ornella Uzzino, questo è un canale in cui si parla solo di borse di un certo tipo, originali soprattutto, e strafighe, perché le scelgo io ovviamente, che sono, come dire, una fashion blogger. Aspetta, non ho abbastanza capelli, però insomma, finite le cretinate, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube, così partiamo in maniera più, come dire, diplomatica, no, in maniera più normale. In questo video, in cui parliamo di come è andata con due borse, ti parlerò, approfittando del fatto che sono pigra e come ho fatto con P4 neanche con questa la svuoto, ti racconto come è andata, come sta andando con The Bridge e con questa borsa qui che è di Crumpler, con la mia classica pronuncia anglosassone filo USA. Sigla! Inutile dirti che è davvero brutto se sei su questo canale, magari hai visto 2, 3, 4 video e non sei iscritta, cioè è proprio una cattiveria, significa che, come dire, non ti piaccio, però nonostante questo continui a guardarmi. Quindi iscriviti, attiva la campanella e in questo modo mi dai supporto e mi permetti, insomma, di continuare a raccontarti tutto quello che gira attorno al mondo delle borse originali. Poi voglio approfondire anche questo concetto che troppe volte è sottovalutato, quello delle borse originali, ma non è questo il contesto. Però cominciami a dire sotto a questo video per te che cos'è una borsa originale, così cominciamo un pochino questo ragionamento che è fondamentale per tutta una serie di cose. Ovviamente compra sempre borse originali, che è il mio motto, ed è tornata la punta nuovamente in questo video. Andiamo a raccontare la mia esperienza con questa borsa qui, che è Crumpler, che è una borsa di tessuto che ho comprato in Australia, è un brand monomarca che parla appunto australiano, ha tutta una serie di caratteristiche. I monomarca sono molto carini, molto dotati, molto simile a The Bridge, come materiali invece più vicino magari a Kipling, e anche per l'utilità molto più vicino a Kipling. Sotto il video della recensione, che ti invito ad andare a guardare ovviamente dopo che hai visto questo, e ti obbligo a guardare tutte le recensioni, perché poi un giorno di questi mi presento, interrogo e chi non è preparato viene bocciato all'esame di borsetteria, non so, come lo voglio chiamare. Vediamo un pochino se mi ricordo qualche esame, perché ho frequentato l'università, non si vede, ho fatto anche il liceo scientifico, bocciata 2 volte, quindi insomma la sorpresa comoda, però una volta per giusta causa, possiamo dire così, tipo causa di lavoro, perché il primo anno ho avuto un problema di salute, sono stata operata alla schiena 2 volte, la seconda volta è capitata proprio, insomma, nel periodo in cui frequentavo il primo anno di liceo scientifico al Vincenzo Cuoco, e che è di Napoli, conosce un pochino la zona, insomma vicino via Foria. Anni formativi da molti punti di vista, insomma sono stata operata per la seconda volta e quindi mi sono allontanata da scuola perché ho avuto dei problemi, avevo un'infezione alla schiena, poi fortunatamente si è risolto tutto, ho recuperato, ho rifatto il primo anno, il secondo anno, il terzo anno ho cambiato amicizie e diciamo ho passato più tempo fra Villa Comunale ed Ellandia. Allora era ancora aperta, adesso l'hanno riaperta, dopo c'era il bowling di fronte, era bellissimo, sapevo giocare a bowling benissimo, però insomma i professori non hanno apprezzato la mia veste, diciamo, atletica, sportiva, non era una materia che si portava, quindi insomma ho dovuto ripetere il terzo anno, però poi sono uscita con un 82, quindi insomma proprio non male, un po', secondo me ho fatto anche un po',
come dire, tenerezza, quindi mi hanno invogliato per questo. Però poi ho cominciato l'università che non ho terminato perché poi c'è stato il tracollo finanziario dei miei genitori e non riuscivo a studiare, insomma, e andare a lavorare, perché ho cominciato a fare la commessa, ho fatto 1001 cose, ma te lo racconto in un altro momento, perché sennò si apre un altro momento tragico. E dopo aver ricordato che sono abbastanza anziana, che stamattina sono andata a fare il rinnovo per la seconda volta della patente, e averti raccontato del mio liceo, di non aver finito l'università, io chiuderei il video qui, perché mi sta salendo un attimo un'angoscia. Era tutto partito da un orologio, quindi adesso ho ricollegato mentalmente questa cosa. Quindi tornando a Crumpler o come si pronuncia, ma se non mi conosci sappi che una delle mie caratteristiche è la perfetta pronuncia in inglese. Sono una perfetta fashion blogger non imbranata, come trovi scritto un po' dappertutto. Se mi conosci già invece sai che sto dicendo una bugia, perché sono una fashion non blogger, anzi una no fashion blogger, mettiamolo così, molto imbranata. Questa borsa qui mi è piaciuta, devo essere sincera, probabilmente non la ricomprerei perché ci sono due cose. La prima è questa tracolla che non si rimuove, vero che si può mettere all'interno della borsa, che risulta essere molto pratica per questa cosa, insomma, che i laccetti, insomma, di chiusura li trovi anche all'esterno. Però è un po' antiestetica, è un po' fastidiosa, devo essere sincera, anche perché la maggior parte del tempo io la borsa l'ho portata a mano, si presta benissimo, come vedi è sporca perché cioè, purtroppo che mi succede? Che soprattutto le borse grandi rispetto alle piccoline le riesco ad utilizzare un po' di più, e questa cosa ovviamente si vede anche da questa, anche perché io sono pigra, non cambio le borse e tutto il resto. È poco fashion, vero che io non sono una grandissima proprio fashion victim, cioè non è che sto a cambiare lo smalto con la cinta, con le scarpe eccetera eccetera, però è un tipo di tessuto che non si presta bene ad essere abbinato a qualsiasi tipo di abbigliamento, quindi su un jeans, su qualcosa di un po' più sportivo ok, però se già mi vesto più di nero si vede pure la differenza tonale del nero, e questa cosa insomma non mi fa impazzire. Poi c'ha questo tessuto che è come se fosse cotone, tende a mantenere più lo sporco. Voglio provare a lavarla in lavatrice con la classica sacchettino per evitare che il detersivo ci vada direttamente sopra, poi ti faccio sapere com'è andata. All'interno è enorme. Altro piccolo problema è questo, che amo le borse enormi, però diventano troppo dispersive, e questa cosa poi alla lunga non è che paga. È rimasta una pochettina all'interno che sarò dimenticato, che poi lascio pochettini ovunque, e infatti è una pochettina, diciamo, con questo e questo qui che è un abbronzante, sì, si è scolorito anche, probabilmente l'ho usato anche per andare al mare qualche volta, anche se non si vede dal colorito, dopo l'estate insomma. Quindi mi sento di ripromuoverlo come brand perché poi alla fine insomma c'ha una bella resa. Non mi sento tantissimo di ripromuovere proprio il modello, ma questo fa parte proprio del mio gusto personale, perché se sai, insomma, se mi segui, se non mi segui, seguimi. Al di là dell'aspetto tecnico, molto insomma di quello che c'è su questo canale rispecchia i miei gusti. Ovviamente il video non è sponsorizzato, non sono stata pagata né da The Bridge né da Crumpler né dal Cosmo né da tutti quanti, ma dal vostro affetto, dal tuo affetto che continui a seguirmi, e se non mi seguivi prima che cominci a seguirmi e che apprezzi il mio sforzo di fare video e di raccontarti quello insomma che c'è dietro ad alcuni brand. Passiamo ora alla borsa che sto indossando in questi giorni e che ho postato anche su Instagram una foto, ed è quella di The Bridge. No matter who you are, whatever you do, please don't try this at home. Anche se metto 1001 postille prima di farti lo svuotaborsa alias what's in my bag, perché su YouTube si porta molto what's in my bag. Pensando a sta cosa mi è venuto in mente il film di Verdone, vabbè.
Comunque, tolta questa parentesi che stavo facendo una voce a cretina, una cosa che ho evidenziato è che ho visto che nel video, quando ho fatto la prima impressione presa dall'amore, dai profumi e da tutto il resto, mi erano sfuggiti dei dettagli che adesso andremo a vedere insieme man mano che metto fuori le cose che ci sono in questa borsa, anche perché rispetto all'altro What's in My Bag che ti invito ad andare a guardare dopo che hai visto questo video, ovviamente, dove ti facevo vedere cosa riuscivo a mettere in una borsa quadro, ho cambiato anche delle pochette, quindi che sto testando delle nuove cose e voglio farti vedere. Una cosa che ti faccio vedere prima di aprire la borsa e che non ti avevo fatto vedere è questa parte qui. Sinceramente sono rimasta un po' perché il costo di questa borsa è comunque, l'ho pagato 234 euro, era in sconto, era in saldo, insomma se vai a guardare la recensione ti rendi conto di cosa sto dicendo. Sinceramente avevo evidenziato dei difetti dal punto di vista che c'erano dei fili che non erano stati bruciati, delle cose qua dietro non pulitissime. Da una borsa così, anche soltanto per com'è proprio il brand, ti aspetti un pochino di più, in tutta onestà. Quindi al di là dei fili di cotone che ci sono qui, guarda questa maglina, la maglina, il travetto, come insomma a seconda dei territori e di chi fa pelletteria poi lo chiama in un modo, sono doppissimi, sono bruttissimi e per di più sono bruciati proprio in maniera grossolana. Mi aspetto tanto da un brand così, mi aspetto proprio che questi dettagli vengano curati in maniera maniacale, perché poi la borsa è fatta bene. Come mi faceva notare mia madre, ha detto questo è uno dei primi modelli, quando ha cominciato The Bridge mi ha raccontato che faceva soltanto pelletteria da uomo. Poi c'era stato un calo di vendite e ha cominciato poi a fare anche il femminile. Questo lei ricorda che è uno dei primi modelli, ma come impostazione estetica, proprio che ha fatto come borsa da donna. Quello che ti faccio vedere a borsa chiusa è che la borsa, nonostante che è pienissima e io la strariempio, anzi ti dico, più sono grandi e più sono poi portabili, perché la borsa non è pesante, e più questa cosa risulta un difetto per me, perché la carico all'inverosimile. C'è questo piccolo difetto, insomma, se così possiamo chiamarlo, da usura, però per il resto la borsa sta migliorando, cioè quella cosa che a me piace, perché la pelle comincia a muoversi, a fare le rughe, insomma è una cosa che io apprezzo tantissimo. E profuma ancora, cioè quando entro in macchina sento proprio il profumo della borsa. Un piccolo problemino che ho avuto, ma perché sono io che mi scoccio, è sta cosa che la chiusura devi fare tutto sto ambaradan per aprirla. Bellissimo perché è un antirapina praticamente, così. Però considera che se stai camminando e devi prendere una cosa, devi fare così, poi devi fare così, ti rimane la borsa completamente aperta, la devi riappoggiare, perché da appesa non è così immediato che tu riesci a chiudere tutto questo ambaradan, e quindi non sempre hai dei punti di appoggio, e quindi insomma questa cosa ha creato non pochi problemi. Comunque volevo dirti che sono ritornata in palestra per poter portare questa borsa come si deve, quindi andiamoci a fare questo What's in My Bag da vera fashion youtuber e qualche altra cosa. Tutto quello che troverai in questa borsa me lo sono comprata io, non mi regala niente nessuno, tranne prodotti tipici dei territori. Infatti io voglio fare uno scambio merci, io faccio le recensioni e pago, e chi ha piacere mi manda cibo, insomma mettiamola così. Ti comincio a far vedere, vabbè, sto venendo da sale di attesa, da cose che sto facendo pure per lavoro, quindi sto leggendo sto libricino bellissimo che l'ho cominciato a leggere le prime pagine. Non so se conosci insomma Adriano Olivetti, però scrivimelo sotto se lo conosci. E quindi insomma un grandissimo industriale a cui mi ispiro tanto, come Brunello Cucinelli e tanti altri, perché hanno un modo e una visione di vedere il mondo e il lavoro che a me piace tantissimo.
e in maniera molto umile, laddove si può uno cerca di migliorare quel che si può, e quindi insomma sono gli ottimi spunti. Questo vabbè, è una rivista di settore che mi arriva tutti i mesi, che è una cosa fighissima, e c'è anche la pagina web, la conceria eccetera eccetera. Vabbè, poi c'è questo libro che l'ho comprato perché sono andata poi a comprare la mia nuova, bellissima e stupendissima, perché ho visto il video del What's in My Bag, tipo come se fossi un alter ego, cioè quella agenda mi faceva proprio di triste, sai, quando non lo so, mi sono sentita proprio, ho detto è vero Ornellina che non sei fashion, però cioè proprio da non essere fashion a essere fashion c'è un mondo in mezzo, un minimo proprio, cioè pure di femminilità, che ne so, proprio di estro, di dimostrare quello che sei. E così, girando, ho trovato questa bellissima agenda di Moleskine che è di 18 mesi, e quindi l'ho potuta cominciare ad utilizzare anche da adesso, ed è stato un sollievo per me, perché ho tolto anche il quadernino degli appunti che adesso utilizzo solo per un corso che sto facendo, invece questo quando voglio mi metto per strada e prendo appunti. Ho cambiato poi la pochettina del trucco. Nell'altra borsa avevo un'altra pochette e ho cominciato ad utilizzare un'altra pochette della New Hope, di quelle che regalo quando compri il mio libro. Beh, all'interno ci sono i classici trucchi, adesso sto dando questo qui di Best Gaia. Poi se hai dei suggerimenti sul make up dimmelo qui sotto, anche il make up mi regalano niente, non mi regalano niente. Ho cambiato portafoglio e sono tornata a questo qua di Kira London, che è un portafoglio made in Napoli, e ti invito ad andare a guardare la recensione perché è molto molto bello, e insomma è poi c'è la pochette di Rip Curl, è un po' scomoda, nel senso quando la apri tutto, dall'altro lato è comodissima perché io che ho le pen, vado a fare sti corsi, vabbè, le Mentos, non so se si può dire Mentos su un canale YouTube da no youtuber, insomma importante, perché mangio le caramelle che ne so nei posti per non buttare, non c'ho il bidone vicino, quindi sono costretta a usare questi, insomma, le pochette anche da svuota tasche, mettiamolo così, ed è figo. L'unica cosa è che si sporca tantissimo, quindi devo vedere poi se lavandola insomma funziona. Un foulard, questo qui mi è stato regalato quando ho fatto la recensione di aiutami, scrivimelo sotto perché non, cioè, veramente guarda. Vabbè, poi te lo scrivo magari qui sotto insieme, o se ti ricordi tu al volo suggeriscilo, perché in questo momento non mi sovviene, parlo italiano, almeno italiano so parlare. E poi ho questa pochettina di Nabla che ho adorato, l'unica cosa è che cioè quando non la riempi tutta diventa tutta storta, quindi insomma sto continuamente a risistemarla. Qui dentro ho il kit di sopravvivenza igienico, antidolorifico, il mio burro cacao all'aloe vera, che è secchissimo in tutto questo, no, perché c'è l'intelligenza che mi sono dimenticata che sotto un rossetto, diciamo quelli là liquidi secchi, come si chiamano, e insomma, e poi c'è la mutina, sempre perché metti che ti devi sterilizzare. Poi vabbè, tovaglioli. Poi ho comprato da Sephora, non si svita, questo qui, io adoro questo profumo di Dior che avrà 100 anni praticamente, e l'hanno fatto in versione stick, lo sto usando, non è la stessa cosa di come quando nebulizzi, esci e vai in ascensore e praticamente fai tipo Abre Magique di profumo, però è utile, tipo non so, devi andare da qualche parte per rinfrescarti, per essere insieme al deodorante, ti dà la parvenza e sei uscita dalla doccia. Da fare se te la fai la doccia, perché se non ti fai la doccia non serve. Le chiavi ancora devo cambiare portachiavi, mi sto provando questa lacca perché mi piace insomma il packaging, non è una grande cosa, però vabbè. Tolto questo, non sono una influencer beauty. Vabbè, penne possono sempre servire, le mie cuffiette,
il telefono sta sempre qua dietro. Ah, ecco dove era, alla mia assistante era qui il foglio delle borse, perché sai, io mi preparo le cose a casa, non le guardo. Vabbè, poi il classico, la classica lista della spesa per i detersivi, perché quella non può mancare mai. In più, per non perdere i cartellini, c'ho i cartellini dentro della borsa e basta. L'ho usata, la borsa è molto leggera, così vuota. Come l'ho riempita, c'è anche il collirio, come l'ho riempita ovviamente diventa più pesante, però a livello di borsa da lavoro, come sempre, di Bridge non si smentisce. Ripeto, dettagli tecnici, quelli che ti ho fatto notare, non sono il massimo, però la borsa io la ripromuovo. Qualcuno mi ha detto che il prezzo è un po' esagerato e tutto il resto, il prezzo pieno. È vero, infatti io l'ho comprata in saldo e consiglio sempre, quando ci sono dei brand che costano un po' di più, magari aspettare i saldi, seppure non troviamo proprio il modello che ci piaceva durante il periodo di prezzo pieno, almeno ci accontentiamo di un modello che però possiamo utilizzarlo per lavoro, per uscire, o comunque adattiamo un po' i gusti a quelle che sono le nostre tasche. L'importante è che compriamo sempre borse originali. Io penso che dopo questo caffè che ci siamo presi insieme, spero di esserti utile ancora una volta, di averti aiutato a conoscere un pochino di più le borse, e soprattutto grazie se mi hai seguito fino a questo momento. Ti va fatto un applauso, sono molto commossa e ti ringrazio dal profondo cuore. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella.